Ciao regà, siamo qua oggi con Rise. Grazie mille per essere qui. Grazie a voi. Come stai? Bene, bene, bene. Molto emozionato di stare qua. E... Bene, bene. Vuoi presentarti al volo al nostro pubblico? Dici un po' chi sei. Allora, io sono Matteo Rinaldi, in arte Rise. E niente, vengo da Labbaro, Roma Nord. Bella. Case popolari, galline bianche, io. e niente, faccio musica da più o meno da quando ho 16 anni, ok? Però prima di arrivare a scrivere, a fare tutte queste cose, a me ci ho sempre avuto e ancora ce l'ho la passione per la techno, suonare techno, creare techno hardcore. Quindi sei anche un po' produttore oltre che artista? Sì, un po' diciamo per divertimento, sì, cioè sì. niente di serio, però sì, ci divertivo. Tra la techno c'erano i graffiti, infatti il nome mio deriva da quello. Ok. Deriva. Da cosa deriva Rise, dici? Praticamente, cioè, è una cosa molto... Stavo facendo i compiti di inglese. Mi andò questa parola, Rise. E ho preso, ho mandato tutto via, ho buttato compiti, ho buttato tutto, ho iniziato a fare tag, ho iniziato a scrivere così, non lo so. E da lì mi è rimasto quello, mi è rimasto proprio mentre studiavo. Poi ho lasciato perdere a studiare, intanto non era il caso. Hai detto, proviamo un'altra strada. Esatto. E da lì è nata questa cosa e poi come hai continuato? Poi... Come è arrivata la musica? La musica... Diciamo che venivo da un momento molto buio, non so se posso dire così, della vita mia, e mi serviva proprio qualcosa che mi desse quella spinta per uscire da tante cose. Era da trovare un po' la quadra in se stessi. Quello era, diciamo, il periodo. E infatti 5 anni fa, sembra il 20 gennaio, ho fatto uscire il mio primo disco, che è proprio come sembra, perché sapevo che comunque sia non è che quel disco rappresentasse grandi punchline o grandi modi di scrivere, qualità tecnica, esatto, certo. Era molto basico, molto semplice, infatti è proprio come sembra. Però era espressivo, cioè faceva vedere esatto, realmente, sì. No? Raccontava comunque sempre una parte di me che doveva uscire fuori in qualche modo. E da lì poi non mi sono più fermato. Infatti poi dopo quel progetto ne hai fatti anche altri. Esatto, no? esatto, sempre in vari studi. Poi dopo, pensa che il primo disco l'ho prodotto a Bologna. Quindi ti sei anche spostato? Sì, in quei periodi lavoravo Bologna, Firenze, mi spostavo un po' per le città e quindi da lì uscivi, conoscevi, magari nelle gemme, nelle cose. Ma tu fai rap, tu produci. Allora ti beccavi con la gente, era proprio questa la magia che cercavo, insomma, che un po' mi ero perso. Tu ti senti di rappresentare il suono della strada, no? Sì. E ti volevo chiedere appunto se potevi un po' spiegare questa frase. Praticamente, allora io partendo dal presupposto che non ci ho mai avuto, cioè vengo da una famiglia comunque sana, ho avuto sempre un padre e una madre che mi hanno sempre voluto bene, non si navigava nell'oro, però comunque sia ci stavano delle attenzioni, delle cose, no? Però ho sempre visto che intorno a me quasi sempre non era così. Non era così. E quello che io davo scontato non è scontato. Poi con gli anni, no? Uno capisce e si rende conto di tante situazioni, anche stando in giro, stando comunque a casa di altre persone. Parlando. Parlando, tu capisci veramente la sofferenza delle persone, anche senza parlare. Tante volte basta un attimo che uno si guarda intorno e dici ma perché? Comunque una persona che con tutto quello che magari ha passato continua a essere adesso, dopo 20 anni che ci hai passato una vita insieme,
a essere padre, a levarti i vestiti da bandito, mettili via, fate una famiglia, c'è tanta roba e per me non è scontato dare del bene, fare del bene, non è scontato, Mm-mm. cioè comunque è una scelta, no? Assolutamente. E quello è il suono della strada per me, cioè non ci stanno prepotenze, cose cazzate, teste pistole, gang, stiamo ad Atlanta che devi fare per forza il Certo. maschio davanti a un video per Sì, essere, sì, per rappresentare qualcuno. sì, sì. Basta parlare delle cose vere, di quello che ti appartiene. Io con mia madre ci abbiamo sempre avuto questa cosa che quando anche persone dei quartieri che magari non dovevano essere per forza familiari o comunque asili, chiese, comunque se sa, appunto come ti spiegavo prima, un sacco di gente che mo adesso c'è sta maglietta, c'ho ste scarpe, però non è così scontato che quell'altro davanti a me ci può avere le stesse cose mie. Verissimo. E quindi uno cerca di aiutare. Ci sono state pure tante volte che, per fortuna, perché non sono l'unico, che mi hanno detto no, guarda, no, magari qui ci hanno appena consegnato dei vestiti, dei giocattoli, perché davamo pure tanti giocattoli agli asili. E mi piace continuare a fare queste cose. No, questa è una cosa fantastica, cioè che se ne dovrebbe parlare di più, probabilmente, no? Proprio non solo della sofferenza che c'è, ma anche dei modi che si possono utilizzare per fare del bene, no? Certo, ma tu con un buongiorno puoi risolvere la giornata di una persona senza che tu manco lo sai. Esatto. Che in quel momento chissà che serataccia quella ci ha passato, che chissà, tu manca la conosci. Magari con un buongiorno tu puoi risolvere veramente, risollevare l'animo delle persone, basterebbe tanto poco Vero, verissimo. E tu diciamo comunque questo mondo appunto che tu vivi, come te lo trasporti nella musica? O la musica come, diciamo, no? Che ruolo ha anche all'interno? Sicuramente ha un ruolo. Sì, la musica comunque sia non è... cioè non la vedo come un'unica parte centrale, no? Cioè vedo la musica, vedo una passione, vedo comunque sia un vissuto, comunque no, in determinati luoghi, in determinati posti, ma mi capita di pensarci continuamente. Cioè, anche mentre lavoro, magari mi devo segnare la registrazione perché magari ho sentito una notizia, perché magari mi è venuta in mente leggendo un nome, una cosa, allora mi appunto tutto. Certo. E la Uh-huh. sera faccio come mi rinchiudo Nel nella bunker. nella mia caverna Sì, e sì. E metti tutto per scritto. esatto, e cerco di dare un po' un senso, no? Tipo, Mhm. tipo un puzzle. Un puzzle. Questo lo porto anche nella mia famiglia, ovviamente, perché comunque, come ti ho detto Sì, prima, sì. ho 2 bambini, ho anche una situazione a casa dove comunque sia mio figlio è stato un po' vittima del bullismo, no? Di tutte queste cose. È stato pure per un annetto in terapia, seguita da uno psicologo. Non è... Non è facile. Non è facile fargli capire determinate cose perché poi sono bambini e le cose, le domande più spontanee, no? Perché la Certo. gente è cattiva? Tu come glielo spieghi? Tu come glielo spieghi? Io cerco di fargli capire che non c'è cosa più bella, comunque sia, risponde. Ovvio che te devi difendere, ovvio che te devo difendere. Ti dico che devi subire tutta la vita o devi andare lì e spaccare la testa al primo che ti dice così, no? Però comunque sia Sì. il fatto di guardarsi allo specchio la mattina e essere una persona vera, una persona sincera, una persona che cerca di aiutare e di aiutarsi, io penso che questo si dovrebbe insegnare ai ragazzini
di adesso, se posso fare un appello, assolutamente. parlare di più con questi ragazzini che ormai sono rincoglioniti da un miliardo di notizie che gli arrivano sui telefoni, che non sanno quello che è vero, che non sanno quello che è falso, perché hanno comunque la testa di 10 anni, 11 anni, 12 anni. Sì. E quindi prendendo tutto per vero poi dopo si immedesimano anche, no, in situazioni o in cose che magari non sanno il significato e poi vanno a fare stupidaggini, vanno a fare cazzate. Sì, infatti, perché poi appunto sono anche immersi in questa cosa un po' dei social. Sì, sono già immersi nelle Ovvio. cose. Sono nati in Esatto, in questo mondo, questa no? epoca che sicuramente è tutto fantastico, che abbiamo un sacco di opportunità, con un click fai tutto, però ecco, comunque sia La realtà vera. è tuo figlio e gliele devi comunque spiegare, tuo figlio, tu figlia che sia, Certo. gliele devi comunque spiegare, perché è facile ammollare un bambino davanti a un televisore o davanti a un joystick o davanti a dove pare e tu lo scordi. È quello che appunto cerco di mantenere una costanza in tutto quello che faccio. Ecco perché poi la musica si ripropone sempre a tutto quello che fai. Sì, è un circolo. Poi mi porto pure in studio, mi porto grande, pure a qualche evento. C'è stato un evento pure al Laurettino 38 un bel po' di tempo fa, una jam sotto i palazzi, proprio molto tranquilla. Fantastico. Ci stavano pure i ragazzini con i tricicoli, e noi rappavamo. Sì. Una figata. Meglio certo. di così, meglio di qualsiasi palco, secondo me. Cioè, sta proprio mezzo strada. Esatto, anche questa cosa un po' dell'underground, no? Che dice l'underground, per molti non lo schifano, però molti sì anche, no? Cioè nel senso lo snobbano, tipo, no? Lo snobbano, bravo, cioè lo forse perché non sono capace a farlo? Forse perché non sono capace a farlo e forse perché non capiscono neanche a volte quanta pienezza può dare in più in determinate situazioni tipo questa che hai detto te adesso. Cioè vedere appunto il ragazzino, la ragazzina, la famiglia che sia, che appunto riesce ad apprezzare, cioè perché poi è quello anche, no? Cioè ad apprezzare, a vivere il momento, il rap, la ragazza che canta, la musica per strada, perché è così che è nata, perché è così che nasce dal bisogno, cioè quella roba lì. È bene che non si perda, capito? È bene che non si perda. È bene che non si perda. Infatti portiamola ancora. Portiamola, cioè, esatto. Magari io sto parlando di una situazione che mi sento alienato dal mondo, mi sento che c'ho tutto io, che questo problema c'ho tutto io, poi magari lo scrivi e altre 20 persone che hanno lo stesso problema tuo. Certo, per dire, no? Certo, comunque si immedesimano perché poi in quelle situazioni e dici, allora non sono solo. Certo. Esatto. Capisco bene e è questo anche il bello della musica, no? Poi dà questa possibilità di creare qualcosa. Sì, poi esatto, che ti unisce. E la cosa poi secondo me che, come posso dire, speciale, ok? Perché poi quando tu magari fai un contest, fai una cosa, e fai la tua esibizione, cerchi di farla sempre al meglio, portando al meglio la tua musica e quando poi tu scendi, no? E vedi quella persona comunque che non hai mai conosciuto in vita tua, che non l'ha mai visto, cioè dirti oh bravo, è spaccato, oppure che mi capitò che ho portato una canzone per il mio papà e un anno fa è andato via e mi capitò delle persone, mi hai fatto piangere, cioè, capito? Non me l'aspettavo, è bello. Sono emozioni belle, sono forti. Belle emozioni che ti dà la gente poi quando stai nella massa, no? Nelle cose, oh dai! sì. Quindi è quella l'adrenalina che mi gusta. Grande, grandissimo Rise. Senti,
Io mi ero pure scritto delle domande, ma tu mi hai scardinato tutta l'intervista, che hai fatto benissimo, hai fatto benissimo. Ti volevo chiedere, ma invece appunto progetti ultimi a cui stai lavorando, magari che devono uscire fra poco? Allora, a febbraio di quest'anno, cioè diciamo da gennaio, mi sono visto col mio produttore, abbiamo fatto una sessione solo di chiacchiera, così. Tipo questo. Tipo questa qua, sì, molto, molto tranquilla, anzi, bella zicchezza. Bella. E praticamente ci siamo dati dei piccoli obiettivi, sempre step by step, e abbiamo iniziato appunto quest'anno da febbraio, cercando di far uscire sempre più musica a rotazione, per dare anche un certo ciclo a quello che sì, un certo ritmo. Un certo ritmo. E sono uscito a febbraio con Taneschi Freestyle. Che è stata una bomba. Grazie, sì. E è stato veramente molto, molto apprezzato, e soprattutto anche da persone anche che non mi aspettavo, e è stato bello, anche perché c'è stato proprio un ulteriore cambio sia di scrittura che di visualizzazione proprio della musica, anche sempre grazie a Zic, che mi sa sempre consigliare, che mi sa sempre mettere comunque il tassello giusto al momento giusto, e averci comunque una persona alle spalle così è importante. Stiamo sempre cercando di creare nuova musica, e se me lo concedi, io il 16 giugno farò uscire un nuovo singolo, fatto veramente coi controcazzi. Graziamo pure grande Ale che mi fa da videomaker. Bomba. Super big up per tutti, videomaker, produttori e tutti quelli che graziamo il gruppo grandi. Ok, bombetta. Allora, in hype per questa cosa, ti faccio l'ultima domanda. Dai. Senti, l'ultima domanda di Emma Jukebox Café è: se tu potessi inserire una monetina all'interno del jukebox e incontrare un grande artista che ti ha ispirato, che vorresti conoscere, con cui vorresti parlare, chi sarebbe e che cosa gli diresti? Puoi pensarci giusto 5 secondi. Ma che non c'è più o che è vivo ancora? Allora, non sei il primo che me lo chiede. Io consiglio gente viva, perché magari metti caso che lo sentono, non lo so, magari poi ci puoi parlare veramente. Poi anche gente morta. No, guarda, se voglio rimanere comunque sempre coerente a quello che faccio io, comunque sì, cerco di scrivere in italiano, però comunque lo slang romano esce fuori. Ok. Io ti direi Ernoiz. Ci sta. Io ti direi Ernoiz. Proprio la prima canzone che ho ascoltato sua, mi hanno messo delle cuffie, ho 15 anni, taglierino. E da lì mi sono perdutamente innamorato di tutti loro, poi in particolare dei Noiz, quindi io ti direi bomba. Noiz. Allora mandiamo un saluto al Noiz, speriamo che ci veda. Bella. Se mi guardi sono un tuo grande fan. E Rise, io ti ringrazio veramente, è stata Grazie a voi. Una grandissima chiacchierata, veramente una grandissima intervista, ma una bellissima chiacchierata. Ti ringrazio davvero. Grazie tante. Ciao raga!